Warning, the following video is in Italian. UCC, you absolute idiot. Also, be aware of potential jump scare. La Francia, un paese noto in tutto il mondo per la sua ricca storia, la sua fine cucina, le verdi pianure, i limpidi cieli, la rivoluzione francese, i croissant, il pain au chocolat, il fish au chocolat, le cascate, i grattacieli, Ramstein e la torre di Pisa, e forse, il più importante di tutti, il Liechtenstein. Quando me e i miei amici siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di questo nefasto paese tramite fonti di informazioni estremamente affidabili, quali per esempio Wikipedia e Mela Verde, ci siamo detti: merda zi, che figata! Chissà se ci fanno pure delle corse qua sopra. E fu così che tutti assieme scoprimmo l'esistenza dell'avvenimento centenario più famoso di tutto il Nord Europa, ovvero la sagra del porcino di Pralungo, seguito, in ordine di priorità, dalla 24 ore di Le Mans. Ebbene sì, una corsa automobilivetturistica dalla durata di 24 ore che, come facilmente intuibile dal nome, si svolge alla Sarthe. Qui tutti i più famosi costruttori automobilistici si riuniscono una volta ogni anno per decidere chi, in tutta la Francia, ha la capacità di correre abbastanza a lungo per poter scappare dal paese il più rapidamente possibile. 24 ore di sportellate, motori ruggenti, cappottamenti di cespagliature e corse automobilistiche che hanno fatto pensare a me e alle terribili menti di Brio e Stemmar la stessa identica cosa. Sì, andiamola a vedere. Sta gara veramente lunga in Francia. Sì, tutto bello, ma in Francia come ci arriviamo? Il piano è semplice. Lunedì 8 giugno 2026. Io e Brio prenderemo due aerei diversi da due punti separati dell'Italia, con l'intento ultimo di arrivare all'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi alle ore 10:15 di mattina. In contemporanea ai nostri voli, Stemmar arriverà dal Cile e si fermerà a Grenoble. Lì, adoperando un complesso meccanismo di leve e specchi, si teletrasporterà a Neuville-sur-Sarthe, a 30 minuti di macchina dal circuito di Le Mans. Io e Brio, invece, lo raggiungeremo qualche ora dopo, utilizzando il mezzo più temuto in tutta Italia, ovvero il treno. Ottimo piano. Spero proprio che durante il viaggio in macchina scorcato ai miei amici fino all'aeroporto non mi venga chiesto di documentare l'intera cosa come se fosse un vlog. Allora, mi hanno chiesto di fare il vlog per parte della partenza, quindi cominciamo da qua, direi. Non so, allora, io sono molto tranquillo, ringrazio i qua due presenti che mi stanno accompagnando in aeroporto. Sono tranquillo, sono molto tranquillo. Con molta calma e molta tranquillità sono arrivato all'aeroporto e finito, ahimè, in Francia. Ora non resta che trovare Brio. Ciao Brio. Eccolo. Siamo a Parigi, in particolare nell'isola di Francia, che non è un'isola. Esatto, incredibile. E come potete osservare, questi sono i treni. Il nostro è quello delle 16:48, però sto iniziando ad avere un po' il dubbio che 16:48, dove è scritto 16H48, sia tipo 16 ore di viaggio e 48 minuti. Io ho come il dubbio che alle Man ci arriviamo domani. È presente come in Italia si fa fare attenzione a stare dietro la linea gialla? Beh, qua sono diversi perché la linea è rossa. Attention, sol glissante. Beh, anch'io sto un po' glissando. E così, qualche glissamento dopo, siamo finiti tutti a bordo del TGV. Ora, una piccola parentesi. Noi italiani, ahimè, siamo abituati ai treni italiani. Sapete, no? Quelli su rotaie e con gente sopra. Sì, tipico treno italiano. Ecco, quando siamo saliti a bordo del TGV, ci siamo guardati attorno, disorientati e confusi, perché non capivamo dove fosse il nostro posto. Solo dopo una veloce e rapida discussione con un compaesano locale abbiamo scoperto che il posto con il tavolino e le sedie comode fosse effettivamente il nostro. Sì, in Francia la seconda classe ti dà tavolino, sedie comode, posti per i bagagli, colazione da tavole e se siete fortunati anche una Ford GT40. Il che mi ha fatto pensare quanto... come posso dirlo a parole? Quanto cazzo odio Tranita! Eccoci arrivati. Un Uber molto drammatico dopo, arriviamo a un raduno d'auto d'epoca. E vendono kebab? Quale miglior modo per festeggiare questo primo arrivo alle Man se non con un kebab cristiano? Quello è Stemmar. Ovviamente da mangiare in famiglia, mentre fuori piove, non sta piovendo ma fino a poco fa stava piovendo, mentre Brio prova a trovare ogni singolo modo per cadere in camera. E quello è il suo amico Aspetta, dov'è K?
Sentite la taglio corto. K era a Grenoble che doveva finire di fare degli esami, quindi ci avrebbe raggiunto poi giovedì in macchina, quindi state tranquilli, arriverà. Beh, comunque sia, la prima serata è andata incredibilmente bene. Ci siamo goduti l'incontro di auto giusto fuori dal campeggio, il kebabino tattico, che, aperta parentesi, diventerà un tema essenziale nel corso di questa esperienza, e le compagnie degli appassionati presenti fino al calar del sole. E così, con l'arrivo dell'oscurità e della misteriosa blatta da 8 metri che ho dovuto combattere per ordine di Brio prima di andare a dormire, la giornata giunge a una comoda e confortevole conclusione. Questo è il soffitto. Il terribile suono che sentite in sottofondo è Green Apple Redu, che sta ascoltando Brio. Ci sono in questo esatto istante 11 fottuti gradi. Fa un freddo bestia. La mattina è normale, mi sembra di essere tornato a Malta. La mattina successiva, dopo un gelido risveglio, abbiamo fatto colazione con le anime dei dannati, preso un treno e arrivati alla ridente cittadina di Le Mans. Qui, dopo aver visto monumenti e grattacieli molto carini a tema motoristico, abbiamo preso un tram e siamo giunti a... Siamo al Nordschleife. Ebbene sì, per la prima volta nel famoso autodromo franco-germanico. Quello specifico giorno non c'erano in programma gare o attività in pista. Così, in piena calma, abbiamo potuto esplorare il posto e fare un po' la ricognizione per i giorni successivi. Ma in cerca di posti a sedere e sedere a posti, tutti assieme abbiamo trovato qualcosa di molto di più, ovvero il vero significato dell'amicizia. E anche auto esposte sulle quali sprigionare le mie enormi conoscenze di motorsport. Oh, Brio. Spoiler. Brio, che auto è questa? È blu come una te, Fiat. È blu come te, dovresti saperlo, no? È una Fiat. Quello sai cos'è? Lo scolapasta. Quella è la batteria. Ah, ok. In realtà me lo sono inventato, però vabbè. Eventualmente l'ho sgarrata troppo e sono stato spedito in Brasile. Siamo finiti in Brasile. Guardate, sono in Brasile. Una roccambolesca fuga dal cartello messicano dopo, siamo finiti nel paddock e... Dicevo, siamo finiti nel paddock e abbiamo avuto modo di vedere da molto vicino le hypercar di oggi. Se ne andiamo nel paddock Toyota, ovviamente ci becchiamo l'hypercar Toyota. Questa McLaren, giusto? Finalmente Hypercar Genesis, eccola qua. Una Twingo. Bianca davanti, rossa dietro. Signori, una Toyota. Brio, dove sono gli sniffatori? Brio, dove hai messo gli sniffatori? Brio, dove sono gli sniffatori? Erano lì prima. Volkswagen Hypercar. Curva. Stemar, si può sapere cosa stai fotografando? Oh mio Dio. Brio, tu sei un esperto di Hypercar, no? Sì. Ora, non sono un esperto, però questa che Hypercar è esattamente. Eventualmente le catene che ci tengono legate al paddock si sono spezzate e conseguentemente siamo fuggiti in pista. Poi dovessi schiantare una GT3. Non pensavo mai di dirlo, ma siamo qua a Suzuka. E di certo, una volta qui, non sarebbe stato uno stupido limite di velocità trattenerci dall'esplorare l'intera pista. Zarco, tutta questa è tua. Carao Brasil numero 1. Campeão do mundo! SpongeBob! Vuoi che ci fai qua? Cioè sì, c'è la 24 ore, ma finalmente ho potuto lasciare qua un segno di storia. È stato molto divertente, ma ancora più divertente è stato tornare a casa con il tipico clima medio del nord della Francia. Perché, vedete, in Francia non è mai solo nuvolo. Se il meteo dice che ci sono nuvole sparse quel giorno, significa che l'attimo prima sarete lì a friggere al sole come una normale giornata in spiaggia. Mentre poi l'attimo dopo sarà... Vabbè dai, la buona notizia è che almeno siamo arrivati... Quella è una bandiera tedesca. Per nostra fortuna, fuggire dalla Germania si è rivelato particolarmente semplice. E dopo aver causato un lieve incidente internazionale che eventualmente ha portato alla scomparsa dei Paesi Bassi, scusate, avevo fame, siamo tornati alla nostra caparra e ci siamo delicatamente lasciati trasportare al di là del confine tra realtà e... Ok, sì, ci siamo addormentati, andiamo il giorno dopo. Nei miei irrequieti sogni vedo quella città, Le Mans. Mi ero promesso di andarci e... beh, eccomi qua. Presa la mia giacca verde la James Silent Hill, il fido ombrello, il romano e il cileno e dopo essermi convertito al francesismo, Viva la France! ci siamo nuovamente messi in viaggio verso il circuito. Una veloce pausa in un ristorante tipico del paese. Il McDonald's. E qualche battuta stupida dopo, E anche per oggi devo darvi uno spoiler. siamo giunti al circuito. E sapendo che quel giorno c'erano le prove libere e le qualifiche, beh, posso solo dire che non eravamo pronti. Madonna, mamma mia! Vedete, oltre al fatto che potevamo metterci veramente vicino alla pista, quel giorno abbiamo scoperto una cosa che secondo me viene un po' sottovalutata. Quando vedete le auto fare vroom vroom in televisione, avete una visione chiara dell'intera situazione, specialmente perché avete dei commentatori a dirvi un po' pezzo per pezzo quello che sta succedendo in pista. Quando però siete lì a vederle dal vivo, diciamo che scoprite una cosa che spesso e volentieri il televisore tende a nascondervi.
il suono. Già, perché ciascuna di queste incredibili auto, tranne la McLaren, quella veramente fa un cazzo, fa un suono a dir poco allucinante. BMW, Ferrari, Genesis e Toyota, per dire che hanno dei suoni unici e riconoscibili sarebbe poco. Peugeot e Alpine invece suonano esattamente come la Francia. Ma poi aspetta, ora che ci penso, in Alpine non ci sta Latifi, ci sta Make Wiki. Sta Make Wiki nell'Alpine, no? Non ho capito un cazzo. Ci sta Make Wiki nell'Alpine. Sì. Make Wiki! Mentre invece Aston... C'è una singola auto in particolare però che mi ha sorpreso. Una singola vettura, il cui suono può essere solamente descritto con l'affermazione «L'ingegnere di questo team ha usato una spella antica per intrappolare la furia distillata di Dio all'interno di questo motore», ovvero la Cadillac. E vi dirò, secondo me i video non bastano a farvi capire quello che ho sentito. Ergo, permettetevi di fare una piccola modifica per farvi capire esattamente che tipo di suono fa quest'auto. Aperta parentesi, questo è un buon momento per abbassare il volume. Se mai vi capiterà di andare alle Man, ricordatevi che si può accedere a tutte le tribune nei giorni precedenti alla gara. E sulla tribuna del rettilineo principale, il suono dell'hypercar rimbalza sia contro il muro della pit lane che contro quella della tribuna. Perché vi dico tutto questo? Niente, per nessuna ragione in particolare. Un'altra cosa figa del poter vedere le auto dal vivo, specialmente durante le qualifiche, è proprio il poter vedere come vengono spinte al limite e fare caso ai piccoli dettagli che solitamente vengono persi nelle riprese televisive. Per esempio, abbiamo potuto vedere come l'auto si piega in avanti nella lieve frenata a Tetre Rouge, come Ferrari e Toyota rimbalzano sui cordoli, come Pierguidi guida effettivamente ricoperto da schiuma da barba, e come nel primo settore tutte le hypercar abbiano modi diversi per dimostrare la propria agilità attraverso le S. Per esempio, Cadillac, BMW, Ferrari e Toyota sono tutte molto stabili nel cambio di direzione. Alpine e Aston invece sembrano più reattive, ma comunque meno veloci sul rettilineo. Mentre invece Peugeot gira come una nave da trasporto nello stretto di Hormuz, che tenta disperatamente di evadere i missili israeliani che l'hanno confuso per una scuola elementare marittima. Un saluto alla gente del Mossad che sta guardando tutto questo. Comunque sia, la giornata è stata ancora una volta tranquilla. E visto il decesso in diretta dell'83 della Peugeot in qualifica, siamo andati a mangiare qualcosa. Io non ho preso un cazzo perché, come ho detto prima anche alla cassiera, esce scrocche. E siamo poi andati a Indianapolis. L'altra Indianapolis. Perché vedete, Le Mans è una pista veramente grossa, anzi, come direbbe Gandhi, come il mio capo, e conseguentemente al pubblico è permesso vedere solamente alcuni punti specifici di essa. Una parte di me avrebbe voluto vedere le auto sfrecciare sulla Mulsanne a piena velocità, ma per motivi storici perfettamente comprensibili, questo semplicemente non è possibile. Ma poco importa, Indianapolis e Arnage sono due rotonde perfettamente visitabili, e qui... Oh mio Dio. Adesso capisco. Questa merda. Questa merda. Questa merda. È fuoco. Nuovo giorno, solita routine. Messe le mutande e fatta colazione, recatici in stazione. Ciao Brio. Ciao Brio. Ciao. Ciao Brio. Ed invece abbiamo l'SNCF che, come stavo citando prima, sta per stasera annuncino, frate. Ed in fondo, se guardate bene, c'è un treno. Non si vede bene la telecamera perché in realtà vi sto mentendo. Abbiamo approfittato della mattinata per esplorare il centro storico di Le Mans. E... beh, vorrei usare delle parole ironiche per descriverlo, ma no, genuinamente è un bel posto. Anche in assenza di gare vi consiglio di andarci. Voto finale 10 su 10. Ci vendono anche il kebab. Parentesi storica a parte, qualche oretta dopo siamo nuovamente giunti in pista per vedere le tre cose più importanti della giornata. Le gare di supporto, l'Hyperpole e l'arrivo di Capa. Sì, in ordine crescente di importanza ovviamente. Allora, in piena serietà, quando abbiamo scoperto che c'era una serie di supporto in questo magico evento, ci saremmo aspettati roba tipo la competizione tra dentisti più famosa del mondo, conosciuta anche come l'European Le Mans Series. Tuttavia, quel che non ci aspettavamo era la Porsche Super Cup. Brasil? E oltre alla Porsche Super Cup Brasil, c'era anche quella che nel giro di una semplice gara sarebbe diventata molto rapidamente una delle mie serie preferite di sempre, ovvero la Ferrari Challenge. Un po' di contesto, che dite? Vedete, nel WEC e nel GT c'è un sistema di ranking che permette a chi organizza i team ed eventi di classificare l'abilità media di un pilota su una base molto più, possiamo dire, misurata. I piloti con meno esperienza o che sono un pochetto più avanti nell'età spesso e volentieri vengono classificati come bronzo, mentre poi invece ci sono gli argenti e gli ori, che sono invece piloti che sono un pochetto più bravini. Il platino invece è riservato solamente ai piloti che possono essere solamente descritti con l'affermazione Michael Schumacher reincarnato sotto forma e vesti non germaniche. Ecco,
Il Ferrari Challenge credo sia la prima competizione in cui ho visto competere piloti di categoria legno e uranio impoverito. Cioè, nessuna offesa per i piloti di questa serie, Noi siamo qui su una collina di terra, mentre loro sono lì che se la spassano su un circuito di fama mondiale. A dirla tutta, tra i due siamo noi perdenti qui. Tuttavia, diciamo che forse, ci saremmo dovuti aspettare qualcosa quando sulla griglia di partenza ci siamo beccati John Lennon e la Ferrari dell'Aperture Science. Ora, una cosa bella delle serie di supporto è che spesso e volentieri viene a conoscere piloti mai sentiti prima. Per esempio, quando anni or sono andai a vedere la Formula E a Monaco, ebbi l'occasione di assistere a una gara tra le Jaguar elettriche. La gara in sé non è stata molto intensa, diciamo. Tuttavia, ancora oggi, ricordo vividamente di aver riso dopo aver scoperto l'esistenza di un pilota chiamato, non vi prendo per il culo, si chiama veramente così, potete cercarlo su Wikipedia, io ve lo prometto, Cacabueno. La Ferrari Challenge non fa eccezione, e nel cuore mi è rimasto un pilota a dir poco eroico, l'unico che abbia mai visto riuscire nell'impresa di farsi doppiare in una pista dove un giro si fa in circa 4 minuti e mezzo. Il leggendario pilota della Ferrari numero 104, no, non ridete, ti vedo, sei lì, al limite, sei per chiamato King. Vola alto, King. Paraculate a parte, nel pomeriggio abbiamo finalmente recuperato Kappa. C'è anche K, ciao K. E ci siamo messi a guardare la cosiddetta Hyperball, o come la chiamo io, Autoveloci, sì! Merechetenghi. Va come corrono a bestia. Sapete chi non sta correndo a bestia? Lui. riassunto rapido almeno per il lato Hypercar. Toyota muore, Ferrari sopravvive a malapena, Cadillac libera dal vaso di Pandora l'antica bestia che fa tremare l'intero circuito e fa pole. Tuttavia la FIA realizza molto rapidamente che Aitken, pilota della Cadillac, non è al 100% britannico e quindi lo squalifica immediatamente, donando così la pole position alla BMW. Con idee molto chiaramente confuse e molti dubbi relativi a quanto successo, Vero, se non fai il bravo, lo vedi quello ti porta a casa, ok? decidiamo che è ora di tornare alla nostra umile caparra, a cantare la canzone della buonanotte e attendere un altro giorno. Ciao Stemmer, stavo andando in bagno, cosa stai guardando di te? Ah, ok. Oggi è venerdì, o come lo chiamo io, martedì. E come tutti i mercoledì in paesi cristiani e repubblicani basati sul lavoro, oggi è un giorno di festa. Quindi niente auto in pista, niente eventi estremi, niente gare, niente auto, niente pista, niente Le Mans, niente. Solo il vuoto, il nulla. Ciò che è stato, e ciò che sarà, sarà. Frega un cazzo, andiamo via un kebab. Da bravi appassionati di motorsport, l'unica giornata di calma prima della tempesta che si sta chiaramente avvicinando l'abbiamo passata seguendo una sequenza di attività in un ordine estremamente specifico. Ovvero, mi sveglio, piscio, mi alzo dal letto, andiamo al supermercato per cercare la torta da mangiare alle 2 di notte del giorno dopo. No, Brigo, cos'è che hai trovato? È quella che praticamente ti fai la barba con l'aranciata. Fottutamente impossibile. Scopriamo, con estrema tristezza, che ahimè non c'è più la torta. Toccherà prendere l'alternativa. Kebabino tattico pomeridiano. Andiamo in città a vedere la parata dei piloti. Figo. E poi, passiamo per il circuito, magari c'è roba figa. Ragazzi, bella la Porsche e tutto, ma è codesto autoveicolo per qualche ignota ragione una cosiddetta automobile chiamata Supra? Fra, c'è una Citroën! Fra, c'è una Citroën! Poi ci sono auto incredibili qua, tipo Renault, Volkswagen, Dacia, Volvo, questa non me ne frega un cazzo, quella è una scooter, credo. Anche solo passare per il parcheggio si è rivelato incredibile. Anche perché questa pista è un luogo di incontro per appassionati di motorsport. E come ben si sa, gli appassionati di motorsport tendono a guidare auto molto particolari, compresa la Twingo delle Backrooms. Dentro il circuito, invece, abbiamo finalmente usufruito del giorno di tranquillità per vedere lo stabilimento delle automobili francesi e non francesi estremamente veloci da collezione racchiuse nello stesso edificio per comodità e gratificazione del popolo mondiale, o, se preferite, il museo. Al suo interno ci è stato possibile vedere molte auto iconiche che hanno corso nel corso degli anni sul circuito di Le Mans, come la famosa Audi R18, la Ford GT40, la Porsche 962C, la Mazda 787B, Toyota e Porsche dell'era ibrida, la Mercedes V09, la Ferrari del 2002, la Tyrrell a 6 ruote, un IndyCar, la SF23, l'Alpine. Caprio, perché è verde? I'm green. Normale quest'auto, spero proprio che non ce ne sia una forma di pesce. In preda al terrore causato dall'aver intravisto un'auto forma di pesce, siamo fuggiti e tornati a casa. Ovviamente, non prima di aver cenato con, indovinate un po' che cosa. Poco importa, quel che dovevo dire di questo caldo venerdì di sabato notte l'ho detto. Ergo, non ci resta che chiudere gli occhi e aspettare con molta calma il giorno successivo. Tanto, per fortuna, si preannuncia un giorno tranquillo.
Ragazzi, oggi è il 13 giugno, ma per noi è come se fosse il 24 dicembre, perché è la vigilia della 24 ore di Le Mans. Ebbene sì, dopo 20 strazianti minuti di video, siamo finalmente qui. Paracadutisti, bandiere francesi, un caldo bestia, tutti presenti per assistere all'evento più importante della giornata, ovvero la gara di Porsche Supercup Brasil con Pipo Massa e la slow zone che parte sulla linea del traguardo, lasciando così a tutti i piloti il tempo di accelerare e frenare in rapida successione. Mi chiedo proprio cosa potrebbe mai andare storto. Catastrofi nucleari a parte, piazzato il nostro culo sull'unica tribuna d'accesso gratuito in tutta la pista, ed aver assistito a SpongeBob e rituali maligni da parte del team Mercedes, ci siamo messi comodi e abbiamo assistito alle parole più famose del motorsport americano. Gentlemen, start your engine! E dopo un lunghissimo giro di riscaldamento, Dai Roma! abbiamo visto l'inferno. Nel primo giro, Cadillac rivende i diritti della pole position persi nel giorno precedente. BMW non ci sta e manda in contrattacco il fratello malvagio della numero 15, ovvero la numero 20. Mentre questo succede, Ferrari scatena una guerra civile tra le due vetture, al termine della quale un LMP2 decide di uccidere a morte Antonio Fuoco per puro gusto e divertimento personale. In retaliazione, Pier Guidi decide di non lasciarla passare liscia la classe inferiore e per motivi che ancora oggi non ci sono molto chiari, ammazza di botte la numero 9. Nel mentre, le Toyota decidono di emulare l'interezza della trama di Gurren Lagann, andando a lottare contro l'intera griglia di Hypercar, risalendo di posizione in posizione l'intera classifica. Mentre, quel transatlantico alpino comunemente chiamato Peugeot procede a fare invece l'esatto opposto e piazzarsi solidamente sul fondo della griglia ad attendere che qualcuno muoia più avanti. Il tutto mentre la BMW numero 15 decide che ha avuto abbastanza e buca una gomma, finendo così trascinata di forza nei box, posto dove tristemente la macchina di natura tedesca decide brutalmente di divorare un meccanico che passava di lì per riacquistare le forze necessarie a correre. Mentre tutto questo succede, Cadillac e BMW misurano chi dei due ce l'ha più lungo e nel contempo Mercedes decide di seguire la lettera il famoso detto "le gare di 24 ore si vincono alla prima curva", spalmandola così contro il muro alla prima ora e sfasciando malissimo tutto quello che si poteva sfasciare. Cavoli, che gara. Oh merda, non siamo nemmeno un quarto della gara, ok! E sapete qual è la parte più divertente di tutto questo? Ricordate tutto il discorso del vedere la gara e vivere la gara? Ecco, mentre tutto questo putiferio stava accadendo, noi abbiamo, visto i primi giri sul rettilineo del traguardo, poi ci siamo spostati un po' verso Teterucci per vedere un po' di sana ed efferata violenza. Aperta parentesi, sì, l'omicidio di Perguidi l'ho visto con i miei occhi in diretta. È vero. Porco due. Dopodiché abbiamo provato ad andare a Indianapolis. E dico provato perché abbiamo capito molto rapidamente che se avessimo preso la navetta per andare là, non saremmo più tornati prima del sorgere del sole. E infine, al tramonto, ci siamo messi sulle curve Porsche. L'esperienza diventa molto rapidamente dalla 24 di Le Mans a Les Miserables. Ci vorrebbe proprio un kebabino. La parte più divertente? Tra un movimento e l'altro, le uniche informazioni sulla gara ci venivano fornite da qualche schermo piazzato in alcuni punti a caso del circuito e da Capa, che in quell'esatto istante era vestito esattamente come un operatore radio del 1940. Voglio dire, a differenza nostra lui lo capisce il francese, quindi Radio Le Mans funziona. Questo, ovviamente, ha reso l'intero evento molto più ilare, perché per almeno 20 delle 24 ore di gara eravamo lì, in giro, a camminare stanchi morti e ad assumere dalle poche informazioni filtrate dal mondo esterno cosa stesse accadendo. Tra un passo e l'altro, giunge la notte. E tra le auto che sfrecciano in pista all'incredibile spettacolo di fuochi d'artificio di mezzanotte, nelle nostre vili mente giunge un dubbio. Bello, ma noi come dormiamo adesso? Beh, il piano è semplice. Straiarsi sulla collina delle curve Porsche e dormire. L'ostacolo, tuttavia, è altrettanto semplice. 11 cazzo di gradi! Persa l'abilità di dormire, le uniche due persone non munite di sacco a pelo, ovvero me e Brio, presero l'intelligente decisione di passeggiare e vedere un po' sia dagli schermi che dalla pista che cosa stesse accadendo. In parole povere, Genesis scopre che premere il tasto spegni auto in pista non è la scelta molto intelligente, così decide di farlo ben 2 volte. Sulla Ferrari numero 50 invece, Antonio Fuoco finalmente prende in mano il volante, così facendo però attiva l'estintore di bordo e l'auto è costretta a fermarsi. Voglio dire, se lo chiedete a me, un estintore che si attiva non appena rileva fuoco forse sta seguendo il funzionamento corretto. Poco importa, 50 ai box e fuori dai giochi. Per ora. Allo stesso tempo, la BMW numero 15 mangia un altro meccanico e la Cadillac numero 38, una delle due in lotta per la vittoria, viene chiamata ai box per problemi alla prostata. Il team chiama Dottor House per cercare di capire cosa non funziona, ma dopo l'8ª diagnosi errata, non era lupus, decidono di staccare la spina alla povera vettura americana. Riposa in pace, numero 38. Ora, quello che sto per raccontarvi non risiede nella mia memoria, bensì in quella di Brio, e a breve capirete anche il perché. Apparentemente, nel pieno della notte di Le Mans, io e Brio abbiamo trovato, tra un passo e l'altro, alcune sedie a sdraio sulle quali riposarci per qualche lieve istante. Come citato prima, la notte fa veramente freddo, ergo fermarsi per troppo tempo a riposare non è propriamente fattibile. Ecco, tenete a mente, eravamo svegli dalle 6 di mattina circa. Abbiamo fatto tutta la settimana almeno 20.000 passi al giorno, e la stanchezza era più che palpabile. Arrivato allo sdraio, stando a quanto mi è stato riferito, mi sono seduto.
Ho guardato il cielo notturno e ho debolmente sussurrato: Vecio, che storia. Poi il freddo mi ha risvegliato e la routine è ripresa. Aggiornamento dalle ore 5:00 di mattina. Numero 1 non abbiamo trovato la torta. Numero 2 non abbiamo trovato la metanfetamina, anche se qualche dubbio ce l'avevo dato l'odore della zona. Numero 3 il bene trionfa sul male perché sta iniziando a sorgere il sole. Vabbè, non è quel lampione, No, quello non è il sole. E io ho preso una cioccolata calda che faceva veramente cagare al cazzo, non la consiglio neanche. Cioè, penso che neanche il caffè delle macchinette riesce a partorire una cioccolata simile. Però, ragazzi, vi devo dire, a vedere il cielo schiarirsi così un po' mi sto emozionando, effettivamente. E beh, non resta che andare a vedere come va a finire. Tu che dici? Secondo me potrebbe vincere Alpine. Let's go! Con l'Alpine nel cuore, e letteralmente 5 minuti complessivi di sonno, abbiamo visto il sole sorgere timidamente all'orizzonte e portare con sé nuove strepitose avventure. Va detto che, arrivati a questo punto, l'assenza di sonno stava colpendo molto forte la nostra psiche, come illustrato da questa clip in cui ci mettiamo a salutare l'omino Michelin. Ciao omino Michelin! Vabbè, anche oggi l'omino Michelin mi ha salvato la vita. E sapete qual è il trucco magico? L'omino Michelin mi ha dato anche 2 euro. Da qui in poi, ogni singola volta che quell'omino è apparso nel nostro campo visivo è stato visibilmente salutato, come giusto che sia. Salutato il salutabile, abbiamo rimediato la notte scorsa e siamo andati nuovamente a vedere Indianapolis. E successivamente la bellissima curva Mulsanne. Secondo te perché si chiama Magna Carta quando potrebbe mangiare la pasta? Chi magna carta chi? Taglie Roma. E dopo quest'ultima strepitosa scampagnata, siamo collassati nei pressi del primo settore e abbiamo osservato ciò che restava da vedere di questa gara. Lancialo in pista. Dammi retta. Fallo. Vedrai. Ma se per noi l'alba ha portato nuove eccitanti avventure, per i piloti in pista invece ha riservato sorprese più croccanti. In rapida successione, nelle prime ore della mattina, Porsche dimentica come si gira il volante e va a muro. Kevin Estre decide di replicare la sua eroica impresa al Nordschleife e la numero 9, sì, la stessa di quell'incidente, vede rosso e decide di commettere un eroico gesto contro il capitalismo distruggendo un cartellone pubblicitario a bordo pista. Genesis invece commette l'errore capitale di prendere un cordolo e salta per aria. Aston replica facendo la stessa identica cosa, ma senza l'aiuto del cordolo, perché in fin dei conti l'esperienza si vede. E nel contempo la Ferrari numero 50 scopre dell'esistenza di Chislarengo e muore immediatamente. E così, con la safety car in pista, si entra nelle ultime 5 ore di gara. Fino ad ora, per tutte queste 19 ore, questo evento è stata una guerra di resistenza, strategia, intelligenza, ingenuità e a volte anche determinazione. Ma giunte le fasi morenti di questo scontro a fuoco, la situazione si fa chiara e i team stringono i guantoni per lo scontro finale. Una guerra tra 18 piloti che si riduce alla resa finale dei conti tra soli 3 team. Il team più sfortunato della giornata contro il team più sfortunato della nuova era contro il team più sfortunato di 10 anni fa. Ciò che resta è pura adrenalina. Cadillac, spenta come ceneri dopo aver utilizzato tutta l'energia del team per correre come dei pazzi per 19 passaore di fila, dà una rapida occhiata allo specchietto retrovisore e osserva con estremo terrore le 2 vetture del Sole Levante avvicinarsi per vendicare Hiroshima e Nagasaki il D, quell'esatto istante. BMW riconosce subito la minaccia e decide di sacrificare un altro meccanico al numero 15 per ottenere dei cavalli in motore extra. La cosa funziona e con questa incredibile azione strategica salgono in terza posizione e, spoiler, eventualmente diventerà la seconda. Cadillac resiste come meglio può, correndo rapida come il vento, rapida come il suono, rapida come l'America. Tuttavia, solitamente sui rettilini vuoi avere il vento a favore, perché spinge la tua auto in avanti e ti fa andare più veloce su quella che dovrebbe essere una delle parti più facili di tutto il circuito. Tuttavia, in condizioni di gara, il vento si trasforma in un'arma a doppio taglio. E quando insegui un'altra vettura, tu vuoi il vento contrario, perché il buco d'aria che crea l'auto dinanzi a te si trasforma in un'arma letale che ti permette di portarti avanti e sorpassare con maggiore facilità. E in quell'esatto istante, per la Toyota, il vento gelido in arrivo dal Monte Fuji si sarebbe trasformato nell'ultimo tassello che li avrebbe trasportati verso la vittoria. Ragazzi, abbiamo mancato l'auto, scusate.
Siamo svegli da quanto? 30 ore? Praticamente. Sì, Brio sta delirando, non ce la fa più. Loro due sono dei Moai. Letteralmente impossibile scalfirli. Però vabbè, nel senso, è stato particolare. Sono successe un bel po' di cose. E quindi Brio, cosa abbiamo imparato da tutto questo? Che storia, vero? Che storia. E così, conclusa la nostra incredibile avventura, ci siamo avviati verso l'autoveicolo di Cap, con l'unico obiettivo finale di tornare alla nostra comoda capanna per riposare le stanche membra. Menzione d'onore al tizio con lo zainetto azzurro, se l'ho un po' presa per l'Aston, però vabbè, nel senso. Su una nota separata, quando stavamo uscendo dall'autodromo, abbiamo incrociato un uomo con un cappello Aston Martin e zaino azzurro che, al minimo inconveniente con il primo malcapitato che passava di lì, ha risposto con estrema calma e tranquillità: "Don't touch me, dickhead." Letterali parole. Ora, non conoscendo questo individuo in maniera personale, non ho modo di sapere esattamente cosa lo stesse irritando in tal modo in quell'esatto istante. Tuttavia, a giudicare dal cappellino Aston Martin, posso intuire che fosse lievemente amareggiato dal risultato finale dell'Aston in quella gara. E su questo non posso che fornire le mie più sincere condoglianze, e lo dico da alpinista. Tuttavia, può guardare il lato positivo. Se nel WEC l'Aston Martin non va forte, resta pur sempre la Formula 1. Parentesi a parte, giunti all'automobile, ci siamo finalmente seduti e... diamine vecio. Comodo questo sedile. Il mattino dopo, con l'anima in pace, abbiamo fatto la cosa giusta. Ci siamo recati al parcheggio del Flixbus, ucciso brutalmente Cap, voglio dire, ha svolto il suo compito, e ci siamo diretti all'aeroporto. Anzi, a tal proposito. Allora, ho una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che quello è l'aeroporto. La cattiva notizia è che quello è l'aeroporto di Orly. Noi dobbiamo essere a Charles de Gaulle. Quindi tutto bene. Lesgoschi. Un Uber tattico nucleare dopo, siamo veramente giunti all'aeroporto. E con lacrime agli occhi ci siamo salutati tutti per un'ultima volta. Ragazzi, come tutti i buon viaggi arriviamo al punto in cui Stemmar è arrivato a Sogate. Brio, ahimè, ce lo dobbiamo collare ancora per un po', però vabbè. Stemmar, è stato un piacere, ci si vede. Vola bene, mi raccomando. Ciao Stemmar. Ciao. Rispedito in Cile Stemmar e riromanizzato Brio, per me non restava altro che prendere il volo di ritorno verso casa. Comunque, capo, sai come si chiama la battaglia navale in francese? Touché coulé. E attendendo con ansia le arancioni ali dell'EasyJet classe ipereconomica composto a sedere vicino a potenzialmente un carro di bestiame oppure un esplosivo improvvisato, cominciai a riflettere. In qualche modo, tutti assieme siamo sopravvissuti un'intera settimana di caos e pace, luce e ombra, fame e kebab, usufruendo solo ed unicamente delle nostre forze e il nostro istinto di sopravvivenza. E alla conclusione di tutto, tra le difficoltà e le sfide che questo viaggio ci ha imposto, ne siamo usciti vincitori. La 24 ore, in fin dei conti, è una gara di resistenza. E questo è un fatto noto. Eppure, l'essere sopravvissuti tutte le 24 ore senza cedere, se non per qualche breve istante, mi ha fatto capire che forse, e dico forse, l'avere 24 ore di Le Mans sono gli amici che abbiamo fatto lungo la strada. Grazie, Le Mans. E au revoir.
Mi mancherà, penso, l'Italia Sì. in tutto questo, tutte le cose belle, tra cui Traffico. girare sulla destra per la strada, cose di questo tipo, no? Guarda che è così anche lì, Serio? te lo giuro. Oh merda. Mi sono esercitato per una settimana a guidare al contrario.